Ci siamo? Io non vedo nessun Saverio. Cosa gli è successo? Non ho la minima idea. Sta provando a entrare, penso. Ah, No, funziona il suo link funziona, quello su Discord. C'era prima. Ecco, rimando. Beh, dici eccolo, ci siamo. Aspetta che aggiungiamolo. Eccolo. Ci siamo Ciao, salve a tutti. tutti. Mi Ciao a sentite? tutti. Sì, ti sentiamo. Io ti Perfetto. sentiamo, noi ti sentiamo. E io direi di iniziare con il tema di oggi, no? dunque, il tema di oggi. Il tema di oggi è il tema di oggi è l'unico tema possibile, cioè il momento storico di oggi. E cioè non lo so, io ho una sensazione molto, molto strana per questo particolare momento, cioè per questo, non so se ce l'avete anche voi, questa, non so, come se ci fosse una sensazione di strano silenzio, di attesa. Sai quando ci sono le rovine e c'è quello strano silenzio che non è le persone che cercano nelle macerie, non è una disperazione, sono sentimenti e qualcosa di oltre, qualche cosa di strano. C'è non so, un sentimento di irreale in questo momento storico e tutta questa cosa qui secondo me ha questa etichetta, la Pax Trampiana, perché è collegato a questo strano piano di pace, cioè uno strano c'è questo qua che va a fare un discorso, no, non so, di 6-7 ore alla Knesset, dice che ha fatto finire 8 guerre, 7-8 guerre, non mi ricordo come. E tutti quanti dicono sì, c'è Solo che questa non, strana cioè, attesa. io non penso che la pace sia più disturbante o strana della guerra, nel senso che il genocidio che è avvenuto è molto più preoccupante di come hanno gestito la pace. Cioè, il tipo di manipolazione di massa che hanno fatto per anni, cioè non mesi, anni, è molto più preoccupante invece di come. Io penso l'unico modo in cui potevano gestire la pace, l'avevano detto, cioè, se già dall'inizio la stragrande maggioranza dei paesi aveva in qualche modo lasciato andare a Israele qualsiasi tipo di violazione del diritto internazionale, dei diritti umani più disparati, era ovvio che se vi fosse una pace in un tempo dove appunto, in un tempo relativamente breve, quindi non 10 anni dove potenzialmente le potenze potevano cambiare paradigma, si arrivava per forza a questo. Addirittura alcuni, dopo la pace, possono iniziare a dire sì, Israele aveva le sue colpe, ma però tutto sommato le due parti si somigliano. E poi abbiamo per esempio il post di Ric Dufer, come dimenticarlo, che inizia a dire adesso non è tempo di recriminare a nessuno. Cioè, tutto ciò che è stato, bisogna chiudere questa brutta e orrenda faccenda che è la guerra e basta, adesso si ricostruisce, che è una cosa Cioè, chi ha assolutamente avuto, chi ha inquietante. dato, ha dato. Scudammoci passato praticamente. Sì, Scordiamo il sì. gioco passato, sì. Ma da questa cosa, non so se vuoi dire qualcosa tu, Severio, però da questa cosa che hai appena detto, Ric Dufer, mi ricollego appunto a questo, questo strano momento di silenzio, di attendismo, è un momento un po' distopico, parecchio distopico, orwelliano, in cui inizia, secondo me, la revisione storica, la riscrittura. Eh,
si comincia a tentare, come si dice, di rimettere la merda dentro il cavallo, si dice così. Cioè si cerca di riprendere il controllo delle narrazioni. Comincia una campagna di guerra vera, come diceva Netanyahu, la guerra oggi si fa soprattutto nei social, nei media, con una guerra di narrazioni, e adesso che in qualche modo si è spento, si è riuscito a spegnere i riflettori per un momento sulle macerie, e si cerca di sfruttare questo spostamento di attenzione per cercare di riprendere un controllo. Sì, E c'è anche da dire anche banalmente sul consenso e l'attenzione pubblica. Cioè, è più che probabile che se non avremo chissà quanti morti, nei prossimi mesi l'attenzione pubblica svanirà da quel conflitto in particolare. E quindi col tempo, più passerà il tempo e più si inizierà a pareggiare o proprio ad annullare i crimini israeliani o appunto a pareggiarli con quelli di Hamas. Sì, ma anche loro hanno fatto, perdendo completamente tutta una serie di complessità che invece, nel senso, distinguono tra un atto terroristico secondo alcuni e invece un genocidio secondo tutti, diciamo. Infatti tutti questi influencer escono dalle tane adesso, e questi strani personaggi, Ric Dufer e altri, con questa mission. Però il fatto è questo, cioè il momento storico particolare non è quello di una tregua, tantomeno di una fine di una guerra, ma è una sorta di qualcosa di molto più grave, secondo me. È il segnale di una fine di un ordine mondiale basato sul diritto, non so come dire, e Sì, 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 certo, ma di un nuovo paradigma mondiale. Ed è un paradigma mondiale basato sulla brutalità, sulla forza, e dove tutti sono in attesa, sono tutti zitti, perché non sanno che cosa sta per succedere. certo, ma io credo che il paradigma, come ho cercato di dire prima, è stato violato in maniera molto più manifesta durante le uccisioni di massa, durante tutta una serie di atti nefasti che nessun governo occidentale si sarebbe mai eh, avrebbe mai pensato di giustificare, si sarebbe mai ehm, messo a manipolare in altri tempi, o meglio, noi non pensavamo fosse possibile prima di qualche anno fa. E quindi diciamo che è lì che in realtà è da situare ed è da rilevare la crisi del paradigma, del rispetto dei diritti umani, delle democrazie occidentali come sportanti di una serie di diritti e di dignità umana che vale per tutti i cittadini e i non cittadini. Quindi in realtà la pace è solo l'ultimo stadio, è quello dove in qualche modo questo al massimo si consolida, perché si cerca di dimenticare appunto le atrocità commesse e quindi di non perseguire chi queste atrocità le ha commesse, che poi sarebbe ben difficile per il tipo di manipolazione, il tipo di società che è quella israeliana odierna. Cioè il supporto è veramente enorme verso Netanyahu, o se non è verso Netanyahu è comunque verso tutta una serie di pratiche assolutamente abominevoli. Cioè un tipo di razzismo, xenofobia, si può tipizzare come si vuole, è proprio, potremmo dire, endemica. Sì, non so se vuoi dire qualcosa, Saverio, ma io dico solo Sì, no, che io volevo dire che secondo sì, me, dimmi. scusami, il paradigma, diciamo, basato sul diritto internazionale, diciamo che non c'è mai stato. Però se c'è stato, includeva quasi solo i paesi occidentali, diciamo. I paesi occidentali certamente dalla seconda guerra mondiale in poi non facevano cose contro il diritto internazionale, questo è vero. E diciamo forse questa è stata la prima volta in cui uno stato che non fosse l'Iraq, il Ruanda, ehm, la Cambogia, eccetera, ma un paese occidentale che noi pensavamo fosse, diciamo, una democrazia, uno stato di diritto e quant'altro, genere, manifestamente, no? E nessuno la condanna, mentre per il Ruanda e per la Cambogia si condannavano tutti più o meno, poi non si faceva niente, però si condannava almeno a parole. E qui, proprio perché l'ha fatto un amico, tra virgolette,
si è, diciamo, in questo limbo per cui si sa che sono cose che non si fanno, però possiamo lasciar passare. Sì, lo so, però sai, tutto questo significa la rottura di un ordine simbolico. Non so, perché se tu Simbolico vai sì. e compi un disvelamento e mostri che tutto quanto era una truffa, poi dopo nulla di quello che funzionava prima può funzionare più. Cioè, il fatto è questo, come dicevi tu, ordine internazionale, che cos'è? Se era costruito per essere l'illusione di avere un insieme di regole che impedissero al più forte, cioè al più debole, di essere sopraffatto dal più forte, che servivano per garantire che i diritti dei più deboli fossero rispettati, tutto questo in realtà non è mai stato. Cioè, l'ordine internazionale, tutti gli organismi internazionali sono stati promossi dall'egemone, dagli Stati Uniti, e la loro funzione principale era quella di rendere più, cioè di legittimare e di rendere sostenibile, ehm, di legittimare, cioè di rendere accettato il ruolo di egemone, dell'egemone, perché si iscriveva in un diritto internazionale. È come dire che tutti potevano pensare di stare giocando in un campo da gioco con le stesse regole, solo che in realtà uno dei giocatori è proprietario della palla e del campo da gioco, no? E questa stessa cosa, peraltro, che avviene nel diritto internazionale, avviene anche in questo particolare scorcio di storia con le comunicazioni, cioè perché c'è un gruppo di poteri che è proprietario dei social, cioè dei sistemi che noi usiamo per comunicare, essenzialmente per avere una vita sociale, e gli algoritmi. C'è qualcuno che è proprietario del campo dove si gioca. Però a un certo punto l'illusione, il giochino si è rotto, e allora uno ha smesso di giocare, si porta via la palla e dice: beh, ma adesso non si gioca più secondo le regole del diritto internazionale, adesso comincia quella che un autore, un saggista britannico, con un libro di un paio d'anni fa o così, ha definito l'inizio della nuova era imperiale. Una sorta Di chi di... parli? C'è chi è il saggista? sai che non mi viene il nome, adesso aspetta che ci guardo. Sì. È per caso quello di Che destra film? di la Piazza della Torre? No, 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 è un britannico ed è nero, ed è ha una cattedra di studio ha una cattedra non mi ricordo se studi razziali in un'università britannica. Adesso lo cercherei, però perché ce l'ho segnato qui. Ce l'ho segnato da qualche parte, adesso ditemi comunque. Io parlerei anche della narrazione. Cioè, diciamo che Israele è perfetta per creare dissonanza cognitiva, perché tu hai questo Stato che sembra occidentalizzato, che sembra democratico, poi in realtà Sembra nella nostra narrazione, sì, perché in se realtà ci ha dei vai dentro non certamente, sembra. sì, certamente, ha dei parametri democratici assolutamente migliori di altri stati, appunto, a lui confinanti, ma questo non significa che sia democratico. Particolarmente rilevante è la libertà per la comunità queer, per le donne, eccetera. E quindi ci sembra proprio, cioè, ci sembra simile a noi, e quindi empatizziamo molto con quel tipo di popolazione, narrazione, simboli. L'altro popolo, quello che appunto è stato vittima di un genocidio, ed è vittima di un genocidio, invece è molto dissimile da noi. Poi c'è la caratteristica particolare del fatto che il 7 ottobre abbia avuto dei modus operandi del tutto simili a certi tipi di attacchi terroristici, cioè il fatto di avere come target dei civili, anche se magari non era il target
iniziale, principale, cioè loro non volevano scontrarsi. Il fatto che abbiano ucciso 900 civili, quindi la stragrande maggioranza di quelli uccisi di 1200 erano civili, il fatto che abbiamo avuto in Europa questo tipo di attacchi ha collegato la narrazione, e quindi era ancora più forte l'elemento emotivo e l'elemento di vicinanza con appunto gli israeliani. Quindi io Europa sono vittima di terrorismo, tu Israele sei vittima di terrorismo, dobbiamo essere uniti in questo. E lì c'è il penultimo video mi pare di Eric Doferra, lo spiega molto bene, anche se non vuole spiegarlo, la grande costruzione dell'islamofobia. Cioè l'islamofobia, che non è sì, l'Islam ha delle parti dei valori particolarmente radicati, no, è un'altra cosa, è l'Islam crea terroristi. Cioè, per loro c'è questo paradigma. Loro chi? La stragrande maggioranza potremmo chiamarli le elite destrorse, che sono dominanti in tutto il mondo, ma in realtà non solo, che vedono e spacciano questo tipo di narrazione dove l'Islam è il nemico, e l'Islam proprio in modo deterministico crea dei terroristi. Infatti veramente c'è una deumanizzazione. Taluni hanno, soppesando le responsabilità, per assurdo dato più responsabilità agli israeliani e agli occidentali rispetto ai nazisti, perché se noi ci pensiamo, al tempo non c'erano i mezzi per capire veramente il mondo e per rendersi conto, per esempio, cosa stesse succedendo dentro i campi di concentramento. E invece noi abbiamo in quest'epoca persone che dicono senza problemi: sì, ma uccidere un bambino non è un problema, tanto quello lì sarebbe diventato un terrorista, ma non avete visto cosa gli insegnano? E quindi Sì, siamo a un livello non delle persone, cioè in Israele Sì, abbiamo la maggioranza sì, ma della infatti intendo, popolazione. era per usare il generico, perché succede maggiormente in Israele, perché appunto lì c'è la propaganda martellante da chissà quanti anni, ma poi l'Europa si è unita No, in tutto succede questo. adesso anche nella nostra dialettica, perché in effetti proprio questo sta succedendo in questo momento, cioè il discorso politico oggi è quasi esclusivamente un discorso d'odio. Sì, è strutturato prevalentemente nei social. Sì, la paura diciamo che è Ed l'emozione più trainante, e la paura fa vincere quasi sempre le forze con morale chiusa, xenofoba della destra, perché Cioè, creano faccio dei un nemici più... esempio, cioè, paradigma. La campagna d'odio da un paio di settimane contro Francesca Albanese, che è fuori fuori scala rispetto a qualsiasi cosa mai vista. Ma le cose che si dicono contro Francesca Albanese non hanno niente di tipico degli attacchi politici che si fanno quando si fa politica. Sono tutti quanti attacchi ad persona. Sì, ad hominem, sì, E certo. sì, ad hominem. E anche se tu guardi come funziona adesso Facebook, da un po' da qualche settimana ci sono dei feed che girano, siti cioè nuove pagine che si propongono con dai un aggettivo per questo, fai un commento su questa, e sono tutte quante costruite per attirare su di sé commenti di odio verso quella posizione o di Francesca Albanese o di coloro che difendono possibilmente magari i diritti dei migranti, o tutti quelli che dicono qualche cosa che abbia una struttura, diciamo, di Stato di diritto. Certo. E tutti i commenti di sotto sono tutti i commenti di una frase, di una riga, tutti uguali, tutti i commenti privi di contenuto. L'unico tema diventa, sì.
No, ma volevo solo dire che un esempio calzante è con Saverio Tommasi, non so se ha presente chi è. Sì, ma Saverio Tomma- se noi ci, cioè, No, no, ma ci no, dobbiamo dare del tu, se no facciamo una live di sì, 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 Fantozzi. sì, certamente. Saverio Tommasi, che ha una reputazione pluriennale da persona particolarmente, uso un termine per capirci, buonista, cioè è una persona di sinistra che fa giornalismo e che cerca il buono a tutti i costi, cerca la narrazione antifascista a tutti i costi, addolcisce tutto. Una Uno specie di po'... Gramellini. Esatto, ti viene il diabete a vedere i suoi video per dirla in terra. Però non fa niente di male, cioè, le uniche cose per cui soprattutto i complottisti lo odiano è che ha augurato, rubava i posti a chi non aveva il Green Pass, faceva tutta una serie di cose, di dispetti a chi non si vaccinava. Tranne questo, è una persona, diciamo, che non dovrebbe attirare a sé chissà quale odio. Invece, c'era proprio i vari scherzi su internet, i vari meme su non riportateci Saverio Tommasi, che era solo su Montefortia, è stato arrestato, non riportatecelo indietro, deve rimanere lì, perché sennò ci Sì. fa un danno. E è La proprio stessa una cosa campagna della d'odio. flottiglia, Esattamente, sì. È proprio... tenetevi cose, sì. Ma è intelligentissimo prendersela con il singolo, perché con il singolo tu elimini tutta la complessità e vai solo ad antipatia, perché ovviamente si è costruita un'antipatia, ma anche nel caso di Francesco Albanese si prendono tutti i piccoli pezzettini dove magari dice una cosa, è venuto fuori il pezzo dove faceva un paragone tra i milanesi e i napoletani e giù di insulti. E Sì, ma in proprio... parte questa cosa è guidata oggi dagli algoritmi ed è sì, guidata anche programmata, per esempio proprio Netanyahu ha chiesto, diciamo ha costretto eh, mh, Trump a comprare TikTok. Diciamo cioè TikTok ha costretto i cinesi a vendere agli americani perché TikTok era il problema maggiore che era fuori controllo. E diciamo è stato TikTok che ha diffuso la percezione che Israele stava commettendo un genocidio, non perché qualcuno manovrasse TikTok, ma perché gli stessi soldati israeliani, con i loro video che si facevano su TikTok, dove loro si vantavano di quello che facevano, hanno fatto, diciamo, loro stessi hanno mostrato al resto del mondo qualche cosa che poi l'algoritmo ha diffuso. E tra le cose che sta facendo adesso è di fare, diciamo, innanzitutto sta riprogrammando ChatGPT attraverso dei siti specializzati per ricostruire, per cercare di costruire una narrazione filo-israeliana dei fatti. sì. E sta Certo, anche se... scatenando Meta, Zuckerberg, che appunto adesso fanno funzionare anche, quindi c'è questo, fanno girare queste pagine che raccolgono e creano questa polarizzazione, però questa estrema tendenza alla polarizzazione è il discorso di oggi, cioè è qualcosa di strutturale che adesso viene portato all'estremo con Netanyahu, però, per esempio, ieri o l'altro ieri Tajani ha detto che quelli che manifestavano, cioè 1 milione di persone che manifestavano nelle città italiane, 75 città, così, erano tutti figli di papà che non avevano voglia di lavorare e che quindi lui stava con la polizia perché perché era come Pasolini, cioè, Sì, diciamo i veri qualche anno proletari fa, sono... Sì. ho capito, però No, ma certamente, è una cosa delirante. assolutamente Eppure sì. questo è possibile oggi, è possibile dire oggi una cosa del genere. 5 o 6 anni fa sarebbe apparso troppo delirante, Sì, ma secondo me. addirittura c'era un capo locale di Fratelli d'Italia che su Instagram ha detto una cosa ancora più delirante, cioè io sono per il rispetto delle regole e quindi io vado contro chi manifesta per Gaza. Cioè che è una cosa, cioè è come dire, dato che tu non rispetti il fatto cioè che come so, prendi e butti la gomma per terra, io vado ad arrestarti se il tuo buttare la gomma per terra fa prendere e rispettare la norma di non uccidere. Ovvero, se tu infrangi una piccola norma e l'infrazione di questa piccola norma va a far rispettare una norma maggiore,
io ti vado, cioè è una cosa delirante, perché Questa cosa c'è sia da destra che da sinistra, è andata crescendo, esplosa in modo inquietante con il Covid, c'è da dire questo. Non so se hai avuto anche tu la percezione di Saverio, cioè di questa, di questo precipitare della divisione e della polarizzazione come modalità di relazione. Però sì, c'è anche da dire però la che cosa sì. no, più che altro c'è anche un'ignoranza enorme sulle consuetudini internazionali, cioè le persone non sanno che nella gerarchia delle fonti dovrebbero essere all'apice. E quindi per l'articolo 10 della Costituzione, che fa in modo che noi integriamo il diritto internazionale, le consuetudini sono le più importanti. E quindi, cioè, strutturalmente abbiamo Articolo selezionato... 11, articolo No, 11. sì, è vero, l'articolo 11. Penso sia l'11, non mi ricordo mai se il 10 è l'11, ma... Sì, dove dice che l'Italia consente alla limitazione di Cazzo, faccio un... sovranità e sostiene le... No, quello è un articolo fondamentale. L'ho proprio Una qua, quindi volta, posso cercarla subito. se tu leggi quello di cui No, parla, è quello che dice l'articolo la 10. gente, È l'articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale ecco, generalmente sì, riconosciute. L'11 sì. invece ripudia la guerra come strumento di offesa. Sì, però poi dice che limita e che sostiene, cioè l'Italia Promuove e ha favorisce le oggi... organizzazioni Esatto, internazionali rivolte a tale scopo. Sì, sì. sì, 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 hai ragione. E Sì, e quindi, anche alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Sì, sì. però Abbiamo letto tutto entrambi. questo potrebbe andare fuori dalla finestra perché ehm, un evento storico, un percorso storico che sta andando in questa direzione, trumpismo, guerre, genocidio, quello che sta avvenendo adesso, è in un certo senso la fine dell'Occidente, la fine, come dire, erode dall'interno i fondamenti della società che noi consideriamo Stato di diritto. È per questo che i sindacati in massa hanno scioperato per Gaza ed è strano che cioè, strano, non viene capito più dalla popolazione il fatto che i diritti esistono solo se sono universali. Cioè, la richiesta, ma perché pensate alla Palestina, perché non pensate agli italiani più preoccupati degli immigrati? Eppure questo è il nostro, come dire, il mondo di oggi è strutturato su un Sì, diverso sì. paradigma, Ma noi io contro direi di una cosa, loro. io direi una cosa ancora più incisiva. I diritti esistono solo se vengono rispettati. Quindi se tu non rispetti crei un precedente enorme se non rispetti un diritto del genere che è all'autodeterminazione, ma ancora prima alla vita, a riuscire a avere una casa, o meglio, neanche averla in senso positivo che qualcuno ti dà la casa, ma a non vedertela distrutta per alcun motivo valido, anche perché la cosa assurda è che secondo me c'è proprio una grande dissonanza cognitiva tra gli intellettuali, cioè se una persona venisse detto ma tu uccideresti tot civili, o meglio, pensi che sia giusto uccidere tot numero di civili quando non è necessario farlo? Ti direbbero assolutamente no. Eppure sostengono Israele, perché loro sono convinti che sia necessario. In più ovviamente hanno tutte delle dinamiche emotive di deumanizzazione del palestinese. Esattamente. Cioè, secondo me non solo sono convinte che sia necessario, ma sono convinte che sia necessario in quanto sono vite, Sì, sì, ma diciamo, non occidentali. Cioè, sta roba qui è mentre, dissonanza mentre cognitiva le pura. decine di... No, no, ma questo è quello che pensano. Poi, Sì, sì, ma io eh, penso che lo pensino senza sapere cosa stanno pensando. no, no, è chiaro, è chiaro. Sì, sì, sì. E vabbè, questa è una reazione istintiva, non è... Cioè, mentre le decine di morti del 7 ottobre valgono tantissimo, perché sono come me, perché stanno facendo il balletto, stanno ballando e bevendo come quello come faccio io tutte le sabati sera e le venerdì sera, ehm, questi musulmani cattivi che passano il giorno a pregare e a fare, diciamo, la fila per il cibo, non sono simili a me, quindi valgono di meno nella loro morte. Cioè non solo sono più accettabili perché Israele ha il diritto a difendersi, eventualmente, diciamo, ma sono accettabili soprattutto perché questi qui non è che siano proprio
non è che va, diciamo, ecco, non sono umani, non lo pensano, non penso che lo pensi qualcuno, però qualcuno forse sì, però diciamo non in Europa, diciamo, qualcuno nel governo Sì, israeliano sicuramente. Però, no, no, qualcuno. Il termine tecnico è negazione più che dissonanza cognitiva, perché dissonanza cognitiva è quando già cominci a essere consapevole. Qui proprio è un meccanismo, il meccanismo di negazione. Però è il meccanismo di negazione che porta a un cambio di paradigma, cioè è una dissonanza cognitiva rispetto all'universalità del diritto, cioè questa cosa che io sono il bene e tu sei il male perché io sono io e tu sei tu e il mondo si divide in noi contro di loro, questo modo di vedere l'universo non è compatibile con l'idea di una società basata sui diritti, con lo Stato di diritto. E quindi nel momento in cui scegli questa, inevitabilmente, in cui scegli Trump, non puoi più scegliere la democrazia o scegliere i diritti. Tutto questo passa, evapora. Le cornici simboliche sono molto importanti, cioè, contano molto. E se tu a un certo momento nel tuo universo simbolico affermi apertamente, cioè che non esiste la giustizia o che, cioè, implicitamente che non esiste il diritto, ma il paradigma è diverso, sì, questo porta questo porta, secondo me, alla, a una distruzione dei valori interni di questa società, ma è per questo che la causa palestinese è importante e per questo ho sempre pensato che fosse importante, non so se mi spiego, perché la causa palestinese io l'ho sempre vista come una causa, come una questione interna all'Occidente, a differenza di tanti altri problemi mondiali che sono problemi di diritti umani. Certo. No, ma anche una questione di responsabilità diretta, dato che è l'unico dove abbiamo una responsabilità enorme a livello di risorse e armamenti, se riusciamo a fermare quello, riusciamo a fermarne molti altri dopo. Cioè, Certo, l'ottica è se riesci a avere un diritto a Gaza dove puoi chiudere i rubinetti, è un potere vero, poi potenzialmente puoi anche pensare di avere soft power e altri tipi di risorse per riuscire a far rispettare i diritti umani in altri posti. Solo che se non lo fai neanche lì, dopo perdi completamente la tua credibilità. Per esempio in Ucraina, quando c'è la storia del noi siamo in Ucraina perché i poveri ucraini ai poveri ucraini verranno violati i diritti umani se entra la Russia, che può essere assolutamente vera. Io sono un pro-Ucraina, ma diciamo che se all'inizio poteva essere venduta così, ad oggi è manifesto, cioè qualsiasi tipo di nuova dichiarazione del genere viene derisa e prevale ovviamente a livello fattuale l'interesse economico, l'interesse di contenimento della potenza russa, eccetera. Cioè perdi proprio completamente. Non c'è nessuna ragione razionale per cui l'Europa, diciamo, non c'era una ragione razionale per l'Europa per seguire la strategia che ha seguito in Ucraina. Quella strategia seguita era una strategia funzionale semmai agli interessi degli Stati Uniti. Sì, Perché l'Europa aveva degli interessi a chiuderla prima la guerra in Ucraina, piuttosto che chiuderla quando non è in grado più di chiuderla. Cioè, direi con eccezione della Moldova e della Polonia, perché la Polonia ha una paranoia enorme verso. Sì, infatti l'errore dell'Europa è stato allinearsi con la sensibilità e gli interessi della Polonia o dei paesi baltici, che sono interessi legittimi, cioè che sono sensibilità legittime, però tu capisci che l'Italia ha tutt'altro, l'Europa centrale ha tutt'altri interessi geostrategici. Ma anche perché, voglio dire, quando poi i problemi sono arrivati dal fianco sud, cioè quando sono stati le crisi dei migranti, eccetera, non è che ci sia stato un particolare aiuto da parte dei paesi, da parte della Polonia, dei paesi baltici. Quindi, voglio dire, No, no, come sempre, ma i fessi siamo noi e gli altri ci sì, vendono Sì, ma il fatto è che tu puoi essere fesso se la tua narrazione è difendi i diritti umani, ma se tu non difendi i diritti umani,
capisci? Sei fesso e basta, sei solo, sei Sì, solo sì, manipolato. appunto, cioè se tu inizi a dire io agisco in virtù del fatto che riesco ad avere potere in quell'area geografica che è l'Ucraina per 1000 ragioni e posso anche rispettare i diritti umani, se poi abbandoni Gaza, la tua fessitudine, diciamo che Sì, si diffonde però guarda che completamente. noi come Occidente non abbiamo abbandonato Gaza. Cioè, il problema è questo, Ah, non che abbiamo mai sostenuto all'inizio? Sì, sì, certo, non no, puoi... noi siamo complici delle azioni di Israele, perché Israele è uno stato di apartheid, è uno stato occupante, uno stato che compie delle atrocità, dei crimini, diciamo, acclarati in tutte le sedi possibili. E noi siamo pienamente complici, cioè siamo pienamente complici, legittimiamo da decenni quello che fa Israele. Cioè Israele ha l'impunità garantita e ha il sostegno, non potrebbe fare niente se non avesse il nostro sostegno. Come Stato, come Paese, ha delle risorse insignificanti, ha una potenzialità strategica irrilevante Israele. È solo grazie al nostro sostegno che può compiere dei crimini per decenni, occupazione, colonialismo, il peggio, e noi lo copriamo tranquillamente. E il problema è questo, è che se noi decidessimo oggi di difendere i palestinesi, di difendere i diritti dei palestinesi, cioè se lo decidessimo secondo diritto, come dice Francesca Albanese, effettivamente questo porterebbe la necessità di un'autocritica, di un'ammissione del Certo. fatto che le nostre proprio che nei nostri comportamenti, ma chi siamo non corrisponde a chi crediamo di essere. Ma Capisci? adesso mi viene un'idea, cioè, cos'è? Noi, una delle ragioni principali per la quale non è stato fermato il genocidio a Gaza sono gli ingenti interessi economici, ma anche bellici. Il sistema Arrow insegna molto, no? Sarebbe interessante perché molti tracciano, cioè molti, potremmo chiamarli la linea dei idealisti a cui... e mi metto in fila anch'io tra questi idealisti. Dicono che la questione ucraina e la questione di Gaza in realtà ha qualcosa in comune, almeno dal punto di vista appunto ideale, cioè in entrambi i casi tu vuoi l'autodeterminazione di un popolo, perché è abbastanza ovvio che l'Ucraina senza i soldi della NATO sarebbe da un pezzo caduta, per proprio l'industria bellica russa che è, cioè, è solida, che se ne dica. Vorrei sapere cosa ne pensi, perché è ovvio che a livello di risorse mediatiche, eccetera, 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 non ha senso occuparsi di Ucraina quanto di Gaza, per il semplice fatto che ha il sostegno americano, quindi questo sostegno statunitense ha tutto quello che poteva fare l'ha già fatto in qualche modo. Ovviamente è comunque in difficoltà, ma non sarà mai comparativamente in difficoltà contro Gaza. No, beh, un momento, l'Ucraina, cioè, è una questione tutta Sì, sì, ma la guerra è completamente diversa. diversa, una guerra convenzionale. Intanto, Sì, sì. intanto Ucraina è una guerra, intanto in Ucraina c'è la Assolutamente guerra, sì, e a Gaza assolutamente no, sì, 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 sì. cioè, perché, Certo. no, qual era la domanda? Perché stavo La domanda è ascoltando. questa, esempio. L'esempio è di Boldrin. Boldrin sostiene, Sì, sostiene sia che Israele è completamente complice, anzi, è l'attore di un genocidio di noi siamo complici, e quindi sostiene la causa palestinese, almeno in parte, con delle riserve, perché comunque in parte, cioè, in parte lui credeva che Israele dovesse difendersi dopo il 7 ottobre. Comunque, tecnicamente devi difendersi, diciamo, gli stati, in inciso, hanno il No, diritto di no, sì, ma difendersi. sì, Ha il certamente, diritto di difendersi, però il diritto di difendersi noi sappiamo che in termini internazionali, cioè, è riconosciuto, però è anche definito in modo molto ristretto. assolutamente sì, ma infatti un conto è prendere e arrestare chiunque sia entrato e cercare di fare una serie di operazioni di intelligence. Un altro conto è sparare sulla popolazione e soprattutto cioè le prime ore, i primi giorni era abbastanza ovvio che non avessero cioè non avevano neanche l'intenzione di uccidere in modo mirato, perché No, avevano intenzione di uccidere tutti fin dall'inizio, sì, poi sì, adesso magari ne parliamo perché gli israeliani avevano cioè, intenzione di uccidere tutti. Gli israeliani avevano intenzione di
di sterminare la popolazione di Gaza in gran parte anche prima del 7 ottobre, anche anni prima del 7 ottobre. Okay? Perché questo è documentato, se vuoi, ed è una cosa che l'Occidente non sa, forse. Cioè, però è documentato in... cioè l'intenzionalità genocida di gran parte della popolazione israeliana è radicata, fa parte di un indottrinamento proprio da quando sono molto piccoli. Sì, perché teoricamente dicono gli arabi ci odiano e quindi noi dobbiamo colpire prima. No, Sbaglio? perché è proprio che gli arabi, e il concetto è questo, che l'unico arabo buono è l'arabo morto. Sì, sì, Non sì, sto ma... dicendo che tutti gli israeliani lo No, pensano, sì, non sì, tutti gli certo, ma israeliani. la narrazione penso sia difensiva. Cioè, la narrazione solitamente è gli arabi ci fanno gli attacchi terroristici, gli arabi sono cattivi e quindi vogliono, ci vogliono morti, noi dobbiamo colpire prima. Sì, ma con questa ragione, con questa Sì, logica no, anche ma la narrazione nazista è difensiva, cioè, sì, sì, ma voglio dire. io sto ricostruendo, non sto mica giustificando una cosa del genere. I nazisti facevano la stessa cosa, i nazisti dicevano che Sì, gli ebrei e i comunisti sono il male, la peste del mondo, vanno sterminati, perché se non li stermini sì, loro ti stermineranno. Sì, sì, ma c'è esatto, questo è dubbio. il discorso. E se vuoi, ci sono dei sondaggi, ma pure dei sondaggi di 10 anni prima che sono Mhm. agghiaccianti, anche delle testimonianze di 10 anni prima. Poi Sì, sì. se vuoi te ne leggo qualcuna perché ne Vabbè. ho, ma E questo secondo me è molto, molto importante da far notare a chi dice sosteniamo la parte di Israele che è contro Netanyahu, no? Diciamo che è contro Netanyahu, è contro il governo, eccetera. Ma essere contro il governo di Netanyahu non significa credere che i palestinesi abbiano dignità umana per un no, israeliano. no. Cioè, dovremmo prendere un sottogruppo di quel sottogruppo, eventualmente. Sì, ma sarebbe una minoranza Sì, irrilevante, numericamente. Infatti Aldo Giannulli ha detto che Israele per risollevare il suo buon nome potrebbe fare solo una cosa, una guerra civile, che è impensabile. Cioè un gruppo di persone che prende le armi e dice vado a distruggere l'ordine costituito perché è troppo simile a una forza genocida come quella nazista, che è però numericamente no, impensabile. no, a parte numericamente, Anche, diciamo che queste anche a persone, livello le tecnologico. più, queste persone, a parte a livello tecnologico, le persone israeliane, diciamo, più, Sì. come possiamo dire, progressisti o comunque che vedono il sistema estremamente Certo. negativo per i palestinesi, eccetera, sono pacifisti, cioè, sono persone molto pacifiste, molto, molto simili a quello che potrebbe essere una persona di sinistra oggi in Italia, cioè Mhm. mica gente che usa le armi e... Dipende, Capito? devi Cioè, guardare i numeri. non è gente violenta, ecco, non è gente violenta. Quindi sarebbe proprio molto impensabile fare una cosa del genere. Sono più violenti Sì, gli ma altri. soprattutto sono il 2 o il 3% della popolazione, cioè sono minore dei consensi che ha fra Togliani da noi. Cioè, questo tipo di sinistra in Israele esiste, ma è assolutamente irrilevante. Diciamo, per andare a memoria, un sondaggio, per esempio, un sondaggio di 10 anni fa, cioè compiuto dal 2014 al 2015, sugli ebrei israeliani riguardo a come bisogna trattare gli arabi, il 79% degli ebrei israeliani 10 anni fa, cioè tra il 2014 e il 2015, risponde che gli ebrei devono ricevere un trattamento privilegiato e devono sempre venire prima rispetto agli arabi cittadini israeliani arabi, non parlo dei palestinesi. E sempre il 61% degli ebrei del 2014 pensava che Dio avesse dato quella loro terra soltanto a loro, il 61% degli ebrei all'epoca. Questa è all'epoca. Ma perdonami, quindi in questo sondaggio non vengono considerati gli arabi, scusami, gli atei Sì. di etnia, No, no, diciamo, no, ebrea. no, tutti sì, Ok. compresi gli atei. Cioè, il 61% hanno questa idea religiosa di tutti gli ebrei, di tutti coloro che sono di etnia ebraica. Sì, infatti,
Bisogna fare il distinguo tra etnia invece e religione, che è il giudaismo, che è un po' diverso, perché c'è una gran parte di atei ebrei, quindi era già compreso probabilmente. Un sondaggio di agosto 2025, cioè l'ultimo, fatto a tutti gli israeliani, il 64% di tutti gli israeliani, sia arabi che ebrei, risponde positivamente alla domanda, cioè non ci, non ci sono innocenti a Gaza. È d'accordo con questa? Sì, è d'accordo il 64% di tutti, cioè Mhm. pari, escludendo una certa, escludendo gli arabi facendo una scorporazione viene fuori che il 75% degli ebrei israeliani è d'accordo col concetto che non ci sono innocenti a Gaza. Andando indietro nel 2020, aspetta, nel gennaio del 2025, primavera, forse primavera 2025, un sondaggio articolato in più domande dice che l'82% degli israeliani, di tutti gli israeliani, sostiene la deportazione di tutti gli abitanti di Gaza. Sostiene la deportazione forzata di tutti gli abitanti di Gaza, l'82% di tutta la popolazione israeliana, cioè praticamente, virtualmente, la totalità degli ebrei. Ad una domanda precisa che è: gli ebrei, secondo voi, l'IDF entrando in un villaggio o in una città araba dovrebbe uccidere tutti le persone nel villaggio, cioè tutte le donne, tutti i bambini, compresi i lattanti, così come Israele fece, così come gli israeliti fecero a Gerico, biblicamente? Siete d'accordo, sì o no? Il 47% degli intervistati, qui non ricordo se sono gli ebrei, il 47% degli intervistati risponde sì, devono uccidere tutti. Il 56% degli ebrei, penso che siano gli ebrei, il 56% degli ebrei israeliani è a favore della espulsione forzata degli arabi cittadini di Israele, non di quelli di Gaza, ma degli arabi cittadini di Israele, il 56% dei cittadini ebrei. Ok? Questa è la cultura israeliana. Di questi, aspetta un attimo, in questo sondaggio c'erano anche un paio di domande a tema religioso, e cioè ad una domanda il 65% degli intervistati risponde che loro ritengono che i palestinesi di Gaza siano la incarnazione di Amalek. Risponde di sì, palestinesi o Hamas, qui non so come è stata formulata la domanda, se era Hamas o Israele. Poi di questi 65%, il sondaggio fa una domanda ulteriore a quelli che hanno risposto di sì, risponde, il 93% di questi che hanno risposto, dice che il dovere religioso di cancellare la memoria di Amalek si applica anche ai palestinesi. Quindi c'è un intreccio di religione anche in questi sondaggi che Sì, sì, nella sua versione più deleteria di sacro, di sacro distruttivo e di nemico assoluto. Con il nemico assoluto non puoi in alcun modo dialogare, devi distruggerlo. Ed è ben sì, chiaro a chi ha studiato le guerre di religione europee del 1600, che sì, ognuno identificava nell'anticristo l'altro e si distruggevano. Stessa cosa con Amalek. sì, anche la Corte Suprema israeliana ha decretato, in un anno e qualcosa fa, che per i palestinesi Gaza non si applica il quarto protocollo di Ginevra, non si applica la Convenzione di Ginevra. Perché? Perché non lo so, perché l'hanno scritto.
Ma adesso da ogni punto di vista, i nemici di Hamas, i nemici palestinesi in generale, non sono persone. Non sono nemico legittimo, ma non sono neanche persone. E questo l'hanno detto in tutti i modi. È stato dichiarato in tutti i modi possibili, specialmente durante questi 2 anni da tutti i ministri esistenti. Cioè, l'intento genocidiario non è nascosto. La disumanizzazione è a tutto spettro. Sì, sì, indubbiamente. Infatti, diciamo che poi c'è anche, prima parlava dei progressisti, il nostro amico Saverio. C'è anche di dire, secondo me, il 7 ottobre, ma non tanto il 7 ottobre in sé, ma le immagini del 7 ottobre sono state proprio carburante in questo, perché noi abbiamo dei pochissimi filtri nella propaganda per immagini. Cioè, se qualcuno ci dice qualcosa, riusciamo a metterlo in discussione. Se lo vediamo, molto meno. E quindi rivivere, magari anche ogni giorno, perché queste persone qui magari prima di andare in guerra si rivedevano i filmati, questo tipo di immagini veramente scatena una forza genocidaria che penso che nessuna popolazione occidentale abbia mai in questo modo, con queste dinamiche, sperimentato, anche perché appunto a mio avviso è sottovalutata molto la centralità dei social network e di queste immagini in particolare, perché sono centrali per capire poi come fa una persona, tra virgolette, normale a diventare questo, a avere un popolo del genere che No, beh, non si senza... diventa, Sì, lo so che non è questo, non si diventa dal giorno alla notte lo so, ma dico che secondo me è l'ultimo omicidi, tassello, la sì. propaganda ovviamente c'era da quando uno è nato, ma è l'ultimo tassello che ha fatto veramente trasformare in mostri persone che a prima vista non lo sembrano. Quindi sì. Quei Il 7 progressisti c'entrava ottobre, il 7 il festival. ottobre, No, volevo solo mh, dire che il festival, secondo molti, ha fatto in modo che chi magari era per la pace, per la soluzione dei due stati, era leggermente più moderato, soprattutto se era tra i progressisti, dato che è stato preso in mira il festival famoso Supernova, si è radicalizzato, si è pluralizzato. Vada pure, continua pure. vadi no, dico, cioè nella nostra scaletta di argomenti possibili, cioè il 7 ottobre sicuramente è un evento che, bisognerebbe dire questo, cioè anzi, premesso, la questione palestinese, tutta la questione palestinese, è uno scontro di narrative, cioè è una questione in cui il concetto di narrativa gioca un ruolo fondamentale. E questo non credo sia abbastanza chiaro a tutti. Neppure è chiaro che cosa sia una narrativa, però il fatto, diciamo che È l'insieme di simboli e di storie coerenti tra loro che poi portano a un risultato. Il risultato è sì, è o anche una un'espressione... percezione, un'esperienza della realtà. Certamente è un modo Certamente. di, c'è una, allora, È un framing, un inquadramento cognitivo, un esatto, sì, ma è insieme proprio di una narrativa, una simboli, percezione della, parole, significati. cioè i palestinesi e gli israeliani hanno due esperienze della verità, della storia, della realtà, inconciliabili e opposte. Però emerge in questo momento, con questo genocidio che entra nel discorso politico occidentale, emerge anche uno scontro ideologico dentro l'Occidente tra posizioni che affermano proprio assiomi inconciliabili, perlomeno più o meno implicitamente. Cioè da noi si manifesta uno scontro ideologico, secondo me.
Non so se si capisce quello che sto dicendo, perché magari parlo in modo troppo astratto, non si ca magari chi sta guardando si schiatta dalla noia, non capisce. Il problema è che sì, potrebbe, perché magari stiamo annoiando, stiamo facendo un pippone che annoia, però io credo che quello di cui mi rendo conto discutendo con persone italiane, occidentali, della questione palestinese, della impossibilità di discutere per una essenzialmente perché si giunge ad assiomi fondamentali diversi, ad un'idea di valori diversi. E c'è anche una grandissima difficoltà nel far cambiare idea all'altro, ma questo è Grandissima difficoltà. Se una persona parte da un assioma diverso, cioè no, ma l'assioma è proprio un assioma. sì, lo so che l'assioma non deve essere dimostrato, ma solitamente una persona dovrebbe avere un minimo di flessibilità. Il problema principale è che la quantità di informazioni è talmente, usiamo questa parola che non esiste, emotivizzata, cioè si creano delle emozioni fortissime legate a certe immagini, solitamente si guardano solo certe immagini e dipende anche dall'ordine in cui si è visto, perché se tu vedi prima un'immagine rispetto a un'altra, avrai un altro tipo di impatto emotivo, ti creerai una narrazione interna diversa. E ovviamente se hai studiato tanto, se sei abbastanza intelligente, puoi anche uscire da queste dinamiche, ma è difficile, ma è veramente difficile. Pensiamo Sì, è vero. Se tu guardi per esempio le immagini delle manifestazioni per la Palestina, cioè, nel mondo abbiamo due grandi narrazioni. Abbiamo la narrazione dove ci dice ci sono state grandi manifestazioni pacifiche e poi abbiamo la narrazione che ci sono stati dei riots, ci sono stati dei delle rivolte, disordini violente che hanno distrutto minacciato il vetrine, governo, no? distrutto Esatto. feriti poliziotti, forze Cioè, dell'ordine. chiaramente vedi che ci sono alcuni canali di alcuni paesi, tipo indiani, che seguono la narrazione, o di destra, che seguono la narrazione della protesta violenta, e quegli altri, tu vedi quindi due film diversi. Però inquadramento cognitivo. se tu chiedi agli italiani, gli italiani di destra, per gli italiani di destra il 60% ti risponderà, ti risponderà che erano manifestazioni violente. Se tu chiedi alla persona che si identifica come di sinistra, il 70% ti risponderà che erano manifestazioni pacifiche. La realtà oggettiva è che erano manifestazioni pacifiche, nel senso che la manifestazione è al 100% pacifica se ci sono 75 manifestazioni contemporaneamente con 1 milione di persone in 75 città diverse. È molto probabile che succedano dei casini, è molto probabile che ci siano dei disordini, considerata anche l'estrema polarizzazione del tema, è considerata anche che in molte città c'erano dei rancori pregressi, perché le persone erano incazzate a Milano per la chiusura del Leoncavallo, in altre zone, per cui è logico, come dire, che anche in una manifestazione pacifica possano succedere dei disordini, qualcuno un bancomat, una vetrina, non sa. In una manifestazione fortemente antagonista, dove si vogliono compiere degli atti di disobbedienza civile, tipo bloccare un'autostrada, bloccare una ferrovia, è chiaro che quando si aumenta l'antagonismo è probabile è possibile che ci siano degli scontri, ma questi scontri sono stati irrilevanti rispetto oggettivamente. Ma quella persona di destra avrà l'immagine della vetrina spaccata, avrà l'immagine di quello che a noi appare irrilevante. Questo è normale. C'è anche un'altra considerazione da fare, cioè che loro distruggono tutto ciò che riguarda il soft power e, anzi, in modo più tecnico, la narrativa simbolica. Cioè, per loro, dato che protesta porta a X, che è molto rilevante comparativamente, e anche Y, che sono le vetrine, i danni economici, è sempre un disvalore, è sempre qualcosa da evitare, perché non vedono la ricaduta pratica, cioè non vedono la pace dopo la manifestazione, non capendo che in realtà questo tipo, intanto
diciamo che ci fa fare una fantastica figura a livello internazionale, tra l'altro tra qualche anno probabilmente ce ne ricorderemo, ma che avere questo tipo, soprattutto quando diventano veramente centinaia di migliaia le persone che manifestano, avere questo tipo segnale al mondo, all'Italia e non solo, perché sono state riprese da più paesi, può veramente far scattare qualcosa a livello internazionale. Cioè, non è ovviamente detto che la pace sia avvenuta cioè poteva assolutamente avvenire allo stesso modo, ma non è detto che non sia rilevante, perché il livello di mobilitazione e di sciopero era tale da non essere, cioè per forza di cose doveva venire notato e per forza di cose poi si apriva un dibattito su questo. No, beh, secondo il giornalista Lucio Caracciolo, quello di Sì. Limes, le manifestazioni, la mobilitazione internazionale è stata determinante, è stato il fattore Sì, determinante. ma certamente, ma io sto parlando proprio del destrorso che guarda quella italiana, che è anche ovvio che cioè in realtà quella italiana è stata una delle più forti, certamente, però loro vogliono questa immediatezza, magari anche Questo giustificata. perché, scusami, Vai. ti interrompo un attimo. Vai. Quella italiana è stata una delle più forti perché, come dice Paola Cafira, gli italiani sono i più fessi e gli arabi li fottono subito. Questo non sono Questo parole detto lei, nostre, io mi dissocio da qualsiasi cosa dica Saverio su Paola. Però sì, cioè, c'è una narrazione. Però sì, diciamo che noi abbiamo cioè, inaspettatamente, nonostante non siamo paesi di sinistra, Sì. no? Cioè la nostra, ma anche storicamente, la nostra attaccamento per la causa palestinese scusa, il nostro attaccamento per la causa palestinese è non solo radicato tra i partiti politici, ma anche e soprattutto cioè, tra persone che magari Sì. non votano. E questa è una cosa che ho Sì. notato, cioè spesso molte persone che non votano o non si interessano, diciamo, di quasi nulla, oppure hanno opinioni spesso più di destra che di sinistra. Sì, ma No? questo è Questo però grazie è un al caso. sì, ma questo è grazie al Partito Comunista Italiano e al Movimento Sociale Italiano, cioè ai due radicalismi, il Partito Comunista Italiano in particolar modo, e poi in realtà anche alle ragioni opposte e l'antisemitismo che poi porta virtuosamente all'antisionismo. Vabbè. Questa eccezione. E in realtà uno degli elementi è anche Francesca Albanese, Certo. che ha portato una narrativa che non era così mainstream, essendo italiana, però è stato uno degli elementi. Un altro elemento sono i sindacati italiani che giocano un ruolo politico in Italia che in altri paesi non giocano e hanno anche una rivalità tra di loro che determina questo gioco al rialzo. Questa importanza dei sindacati in parte è legata anche alla particolare scarsezza dei nostri leader dei partiti di sinistra, perché questi, non so se avete notato, cioè, non potete non averlo notato, arrivano sempre dietro, cioè questi qui sono degli zombie, sono dei Schlein o piuttosto che Conte, non sono loro a organizzare una manifestazione, è qualche cosa che cresce. Sì, non hanno preso sulle mani, cioè sono molto più gerarchizzati, appunto, Sono solo dei, un altro tipo sono solo dei comitati elettorali, un partito di Conte, no, ma non hanno idee. Vabbè, comunque cioè il movimento di base in Italia è qualche cosa che, cioè noi in Italia abbiamo un governo che ha contribuito a catalizzare insieme alla causa palestinese una certa mobilitazione di persone di generazioni più giovani, perché il governo che noi abbiamo è un governo votato da cittadini vecchi, cioè sono persone di mezza età e vecchi che votano per Fratelli d'Italia. Questo è un partito che ha una età media di votanti sopra i 55 anni, credo un'età, che fa gli interessi dei vecchi. Cioè, ma noi abbiamo una classe politica che fa gli interessi di generazioni vecchie. E quindi sono maggioranza molto banalmente. sì, è la
possibilità di esprimersi in politica temi che li portino in strada a fare manifestazioni, perché in politica sono stati neutralizzati. Quindi ci sono questi fattori, secondo me. Poi c'è anche un altro fattore, che è la flottiglia, che non va dimenticata, non va tralasciata, perché la flottiglia è stata attaccata, ha subito degli attacchi violenti e anche un abbordaggio poi spesso di persona nel Mediterraneo, ma il Mediterraneo viene percepito dagli italiani come uno spazio sacro, secondo me. E lo è in un certo senso, è un atto molto grave, mettere a repentaglio la sicurezza della navigazione nelle acque internazionali del Mediterraneo, cioè si tratta di un tema sensibile, è come se per gli italiani fosse stai minando un presupposto della, diciamo, della sicurezza vitale della civiltà italiana, cioè non è una cosa irrilevante questa. Tu non puoi andare a causare dei pericoli alla navigazione nelle acque internazionali del Mediterraneo. Poi lì c'è anche la questione sensibile dei migranti, che da noi è già una questione sensibile, quindi c'è una sommatoria di punti sensibili, secondo me. Noi abbiamo, diciamo, la nostra porta all'esterno come paese sono i porti. Infatti credo che un altro elemento forse più importante della sacralità del Mediterraneo sia Genova, perché Genova, ma anche Napoli, perché se tu vai a Napoli... No, ma dico la partenza della flottiglia da sì. Genova. Dico, tutto la narrazione sull'alleanza di portuali, la narrazione della città completamente unita nella causa, immolata nella causa, secondo me è anche molto più rilevante del Mediterraneo in sé, perché comunque, anche se non è così lontano, viene percepito come lontano Israele e Gaza, cioè viene percepito come appunto Medio Oriente. Quindi, però diciamo, se la tua porta è il mare, cioè, il mare è uno spazio aperto, no? Senza dubbio. Cioè non sono stati abbordati nelle acque territoriali di Israele o di Gaza, questi hanno buttato delle bombe mentre erano all'ancora in Tunisia. C'è una persona che è stata anche arrestata, che guidava i droni in Tunisia, da noi non se ne parla. E poi c'è la questione dell'indignazione per il nostro governo, che è il peggior governo, cioè il governo più attendista, più amorfo nella sua posizione storicamente rispetto a questa sì, anche per l'alleanza con Trump, anche per l'alleanza non velata con Trump, esatto. E quindi l'allineamento totale degli interessi americani, no? Statunitensi. Esatto. E quindi, che si dice? Il buon Saverio vuole intervenire. Sì. No, volevo solo dire che io devo andare, quindi perdonatemi. Beh, ci stiamo qui un'altra mezz'oretta, poi dopo dove devi andare? Devi andare proprio Devi urgentemente. Sì, vado a dormire perché è stata una giornata lunga, semplicemente. Non devo andare da nessuna parte. No, ok. Ti danno attimi, devo alzare presto, tra l'altro, quindi scusatemi, è stato molto piacevole questa chiacchierata. E spero che possiamo replicare. Speriamo che non concii il sonno agli ascoltatori questa chiacchierata, perché c'è un rischio serio di queste cose. E niente, va bene. Buonanotte, noi andiamo avanti, sì. Diciamo qualche conclusione senza Saverio. Sì. Io direi un paio di cose intanto. Primo, che in realtà hai ragione tu con l'articolo 11, perché l'articolo 10 è vero che l'ordinamento giuridico si conforma alle norme del diritto internazionale, ma è più legato allo straniero, cioè condizioni giuridiche dello straniero. L'articolo 11 invece è il fulcro
l'Italia deve adoperarsi per fare in modo che l'ordinamento assicuri pace e giustizia fra le nazioni e quindi anche le relative limitazioni di sovranità necessarie. E vabbè, questo era il piccolo appunto. Esatto. Il secondo appunto era relativo alla domanda di prima che avevamo sollevato, che in realtà io avevo sollevato, ovvero il filo conduttore che molti vedono tra Ucraina e Gaza, che è legato al fatto che l'autodeterminazione del popolo ucraino e quello palestinese dovrebbero essere in qualche modo entrambi sullo stesso asse valoriale. Cioè, se tu, ok, va benissimo gli interessi economici, ma se tu vuoi parlarmi di valori e di esportazione di democrazia, anzi, no, di valori democratici, di valori anche relativi al vecchio Wilson, di autodeterminazione dei popoli, devi farmi la stessa simmetria, cioè tu sostieni il popolo ucraino perché vuole autodeterminarsi contro una potenza contro una potenza che vuole invaderlo e privarlo di ciò, come Israele sta facendo a Gaza. E questo è il filo che vedono, che in realtà diciamo che anche è sensato dal punto di vista politico, perché tu per forza di cose devi sostenere l'Ucraina perché gli Stati Uniti la sostengono per ragioni che non stiamo qui a sviscerare, e quindi almeno hai l'aggancio. Poi ovviamente io sono anche d'accordo a livello valoriale con la causa ucraina e palestinese assieme, però vada pure. Beh, il fatto è che l'Ucraina, il tema con cui viene difeso l'Ucraina è, prima di tutto, c'è la narrativa. C'è un paese aggredito, è un paese Sì, invasore, e poi c'è uno che è diciamo, sta con la democrazia, e l'altro che è la dittatura. Questa è la narrativa. Però c'è anche una terza cosa, forse la più rilevante, che sì, l'Ucraina siamo noi, perché l'Ucraina è in Europa, Kiev è in Europa, certamente, e certamente. quindi noi dobbiamo difendere i nostri interessi Mhm. europei. Ma non c'è niente di intrinsecamente sbagliato in queste idee, in queste narrative, se vengono considerate in modo astratto. Il problema è che tu non puoi ragionare, se tu sei un soggetto geopolitico, come Sì, se non esistesse la realtà, perché noi siamo nel mondo certamente. reale, e quindi se nel mondo reale tu punti sulla forza e punti sulla guerra, se prevedi di vincere la guerra, ma se tu prevedi che ovviamente perderai seguendo quella strategia, non dovresti seguire quella strategia, non so come dire. Sì, Non, sì, non- sì, non no, può no, ma non può esistere che tu hai una strategia che prevede come esito che muoiono 400.000 ucraini e perdi tutto il territorio, e scegli quella sapendo che certo, quello certo, sarà certo. l'esito, guardando, cioè, ma questo è quello che è Certo, stato sì, sì, fatto. sì. Se tu non investi almeno in parte in diplomazia, perdi, anche perché l'industria bellica del paese che ti sta invadendo è molto più Cioè, sviluppata e può sostenerla. io ero favorevole al mandare armi in Ucraina, Sì, a fare in modo che gli ucraini potessero difendersi, a difendere l'Ucraina sì, se intanto c'era una... quando, Sì, sì. quando è Se stata intanto c'era... invasa. Sì, Quando è stata invasa, quando c'erano i carri armati russi alle porte di sì, Kiev, quando erano a Bucha, sì, 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 quando erano, ma ad un certo momento, circa 4 mesi e mezzo dopo, sì, quindi è cominciato circa in estate, iniziato il 24 ore. 24 febbraio ed è Vai. andato dopo 4 mesi circa, le truppe russe si sono ritirate dalla maggior Sì, parte dei territori. Poi successivamente hanno anche subito una sconfitta e si sono ritirate precipitosamente dal saliente sì, di Liman, cioè si sono ritirate sostanzialmente sulle posizioni che avevano prima dell'inizio della guerra, più sì, hanno tenuto aperto e hanno portato avanti solo il fronte di Mariupol. mhm, Ora, una volta che il fronte si sarebbe assestato, posto che non era possibile difendere Mariupol, una volta che si era assestato su quella linea, che si poteva prevedere, che tutti prevedevano sì. che si sarebbe assestato lì, a quel punto bisognava andare al Bomba, sì. cessate il fuoco. Certo, Quello era certo, il certo, certo. momento, Sì, tra sì, sì, virgolette. ma infatti è anche, secondo me, questo è uno dei grandi problemi che noi, cioè, abbiamo una grande analogia con i primi, cioè,
gli anni 20 del Novecento, il romanticismo, l'irrazionalismo, il degrado intellettuale, anche se forse il degrado intellettuale è addirittura più forte oggi. Cioè, gli ucraini si sono comportati un po' come i polacchi che dicevano la Russia, la Germania che ci attacca, no, attacchiamo noi la Germania. Cioè, nel 39 i polacchi, sai che hanno una storia abbastanza di nazionalismo sfrenato, l'Ucraina non voleva cedere neanche un chilometro di territorio, neanche un metro di territorio, Ma lì, perché no, dicevo, la appunto, ma postura è la stupidità, la postura la stupidità, politica di Zelensky, che è un populista. La figura di Zelensky è come quella di Beppe Grillo, cioè stiamo parlando di una persona che di mestiere faceva, cioè, il comico, non, certo, non va presa alla dopo, lettera necessariamente, perché sì, se ma uno fa propaganda, ma in realtà io incrimino molto di più l'Europa e gli Stati Uniti rispetto che, cioè, bisognava cogliere l'opportunità, perché poi la sì, grande Russia non aveva problemi a mandare al macello le sue minoranze etniche, anzi, anche perché, nel senso, agli stronzi sono stati gli europei, cioè sono gli europei che devono fare i loro interessi, non devono chiedere all'America di fare delle cose. Ma il problema è che l'Europa non è un soggetto geopolitico. mhm, certo, non ha unità tranne la Commissione, che è l'unica cosa che sembra avere un'unità nell'esecutivo. Cioè la Commissione, a livello teorico, la Commissione europea dovrebbe fare l'interesse dell'Unione, è l'unica che non fa l'interesse dello Stato, a livello di diritto dell'Unione Europea. Sì, ho Poi, capito, però no, da no, chi elegge la commissione? Cioè, se non sì, sì, da chi ottiene l'investitura, la legittimità. sì. Quindi non è possibile. Ma non è che solo l'Europa non è un soggetto geopolitico, è che la cultura dei paesi europei del nord, anche soprattutto Gran Bretagna e Germania molto meno, però alcuni paesi scandinavi è una Mhm, cultura antirussa. mhm. E niente, cioè quando tu hai la cornice normativa. Storicamente sono stati invasi, quindi sì, Sì, aveva il no, suo senso. beh, la Polonia, d'accordo, la Polonia però desidererebbe che la Russia venisse distrutta, vorrebbe proprio che la Russia si Vabbè, sì, ma dissolvesse. loro sono anticomunisti proprio Sono anche antirussi, Sì, 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 però ma ho loro, capito, anzi, per loro anticomunista e antirusso è praticamente la stessa cosa, perché ancora sì, hanno l'idea del... Vabbè. certo, hanno tutto, ma poi a parte il fatto che no, perché i polacchi dopo il crollo dell'Unione Sovietica hanno rivotato i comunisti polacchi, per cui anche loro si rivotano i comunisti, cioè sono solo contro i comunisti russi, ma quindi i polacchi ogni tanto si rivotano. Però vabbè, ma comunque questo è un problema, come dire, cioè, i polacchi hanno la Certo. loro visione. I polacchi sono pure omofobi, i polacchi sono anche assolutamente razzisti, perché subito prima della guerra i polacchi sparavano agli afghani che in una guerra ibrida, diciamo, la Bielorussia mandava avanti al confine e i polacchi li volevano praticamente, possibilmente tutti deportati o tutti morti perché erano musulmani, non erano abbastanza europei. Purtroppo la Polonia ha il 92% di cattolici, quindi ha un forte monoculturalismo che crea questa morale molto conservatrice, xenofoba. Sì, No, e no, vabbè, comunque. Sì, 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 no, certo, ma poi tra l'altro se l'Europa fosse un soggetto geopolitico avrebbe poi avuto probabilmente molte più carte in mano per Gaza, perché ovviamente se tu non hai l'indipendenza, soprattutto dal punto di vista militare, né da Stati Uniti né da Israele, dove vuoi andare? Se hai sempre quel tipo di dipendenza, difficilmente hai un margine ampio di manovra. io non sono in grado di risolvere il casino in cui si è messa l'Europa con la guerra in Ucraina. Sì, 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 Però sì. avremmo potuto, cioè, abbiamo teoricamente la possibilità di ehm, isolare Israele. Mhm, sì, sì, sì. C'è un'altra cosa che sarebbe da dire su Israele, che non viene considerata, cioè che insomma gli occidentali non sembrano avercela chiara, ma Israele è uno stato fallito, Mm, a prescindere dal fatto che non è in grado di chiudere il suo contenzioso con i palestinesi. La società interna israeliana, mm. per le sue caratteristiche,
è quella di un paese non governabile, anche se i palestinesi sparissero. Mm. E questo dovrebbe essere già, cioè, in realtà è evidente a chi ha seguito un po' la politica israeliana, alle vicissitudini di Netanyahu prima che Netanyahu si mettesse nella questione di Gaza. La società israeliana è completamente fratturata ed è, diciamo, è un paese, è uno stato privo di un demos unico e che quindi non potrà funzionare come paese, non avrà la capacità di funzionare neppure da solo. Perché? Cioè, perché la popolazione israeliana, la popolazione israeliana non è composta da diciamo, da un'unica, probabilmente non da un'unica etnia, perché c'è il 20% circa di arabi o comunque non ebrei. Quindi c'è una minoranza etnica, etno-religiosa, i cui diritti vengono negati essenzialmente, la cui esistenza viene negata, cioè fa parte di una negazione. Godono di diritti di cittadinanza, ma non godono di tutti i diritti di cui dovrebbero godere i cittadini, cioè non godono del diritto di autodeterminazione, cioè quindi non sono in grado di imprimere la loro identità al collettivo. Non sono, diciamo, sono penalizzati, per esempio, sono discriminati nella riunificazione familiare. Viene negato il fatto che loro appartengono al popolo palestinese, quindi sono una unità di popolo con persone che a loro spesso magari sposano persone palestinesi che non hanno cittadinanza israeliana, ma se sposano qualcuno di loro non viene concessa la riunificazione familiare, non viene concessa neanche la residenza spesso. Non viene concessa la possibilità di abitare in moltissime città e moltissimi territori che sono riservati agli ebrei soltanto. Di fatto non trovano posti di lavoro a meno che non siano, diciamo, raccomandati da gruppi, o comunque non trovano posti di lavoro in certi settori che sono riservati soltanto agli ebrei fedeli. Si chiama teoricamente, in scienza politica dovrebbe chiamarsi marginalizzazione relativa, cioè non è una vera non vivi in povertà assoluta, non hai problemi di scontri diretti con la polizia, ma hai dei diritti, cioè vivi nello stesso contesto statale, ma hai dei diritti che gli altri non hanno e lo noti, e quindi hai questa marginalizzazione che appunto è relativa perché è comparata agli altri e che crea profondissimo disagio, ovviamente. Secondo il politologo Yiftach Shel, ma anche secondo altri poi che hanno, questa struttura di governo è una etnocrazia, non è una democrazia. Questa minoranza è formalmente dotata di alcuni diritti di cittadinanza, ma è politicamente impotente. È resa non può che essere così se il sionismo vuole lo Stato ebraico. È ovvio, certo. Sì, cioè. Però è così anche istituzionalmente e anche formalmente. Ci sono circa 30 leggi che di fatto sono leggi di apartheid. Inoltre c'è una segregazione di fatto in Israele, nel senso che ci sono forse solo 2 scuole elementario medie dove bambini ebrei e arabi sono in classe insieme in tutto Israele. Vige la regola della discriminazione. Tu cresci con persone solo del tuo gruppo etno-religioso. E qua si capiscono molte cose cioè attecchisce molto meglio la propaganda, non conoscendo altre persone, le idealizzi in modo negativo e quindi crei sostanzialmente, cioè puoi creare qualsiasi cosa. Di fatto vengono negati, non esistono. Non esistono, cioè sì, esistono gli arabi, sì, esistono gli arabi, non ci sono poi gli arabi israeliani o i palestinesi. Nel detto popolare ci sono gli arabi. E un tempo la Corte Suprema israeliana anche decretò che non esisteva una nazionalità israeliana. Non esiste la nazionalità israeliana. Se tu sei israeliano,
devi avere una di quelle altre nazionalità, o druso o ebreo o cristiano o arabo. Creano queste nazionalità che adesso non sono più formalizzate, ma lo erano e sono presenti comunque nella cultura normale. Questo significa che se non c'è una nazionalità, non so se noti, non c'è una nazionalità, vuol dire che la nazionalità non vale niente. Cioè tu appartieni alla cittadinanza se non sei ebreo, ma solo se sei ebreo appartieni al folk, al popolo. Sì. Il sionismo è folchista, è una ideologia di nazionalismo etnico esattamente di matrice folchista, cioè proprio teorizzata da un austriaco che si chiamava Herz, da un austriaco che Theodor. nel territorio dove sul modello del partito folchista. Questo per quanto riguarda gli arabi, però il problema è che c'è questo 80% di ebrei in Israele non formano un demos neanche loro, nel senso che sono formati, in realtà sono divisi, sono spezzati in 3 grandi tronchi, che hanno cambiato nel tempo, negli ultimi 30 anni, 30-35 anni, hanno cambiato la loro prevalenza demografica, il loro equilibrio demografico. Una volta la parte prevalente erano gli ebrei con una mentalità occidentale, laica, modello Tel Aviv. Cioè quelli che vengono propagandati come i democratici occidentali che vivono secondo il nostro stile di vita. È l'idea che molti hanno di Israele. Solo che Tel Aviv non è Israele, ok? Il centro di Tel Aviv è solo una vetrina. Sì. È come Mosca non è la Russia, San Pietroburgo non è la Russia. Sì, esatto. E questa componente, che era un terzo della popolazione, era più di un terzo, insomma, della popolazione qualche decennio fa, adesso è molto ridotta ed è diventata minoritaria, forse sono solo il 20%. Questo vuol dire che le altre 2 componenti sono diventate molto più forti, cioè una componente è quella che si può, diciamo, gli israeliani chiamano queste componenti settori, la società israeliana ha i settori, non parlano fra loro questi settori, attenzione, cioè gli ebrei di diversi gruppi non parlano con gli ebrei fra di loro, i cosiddetti arabi. Una domanda, non pensi che la guerra possa aver unificato i gruppi? No. O meglio, è una cosa positiva almeno questa, teoricamente. No, e qui ci arriviamo perché è interessante, nel senso che sì, uno potrebbe anche pensare così. In un certo senso, a parte il fatto che non è una guerra, è un genocidio. Certamente, sì, ma nella loro ottica, dato che devo andare in sì, mobilitazione... non è che unifica i gruppi, li tiene insieme temporaneamente. È l'unica cosa che cioè il conflitto con i palestinesi, in effetti, manipolato da Netanyahu, è l'unica cosa che tiene insieme sia il governo, sia che tiene insieme questi gruppi. È vero, sì, li unifica nel senso che li tiene insieme, è vero questo, non è un no al 100%, ma è solo temporaneo. Nel senso che nella sotto... Però io avrei cioè, il fatto è vero che è temporaneo il conflitto, ma il conflitto col mondo non è cioè, adesso per la posizione internazionale di Israele, loro si sentiranno, avranno una sensazione di paranoia permanente, tutti si odiano. Quella parte di popolazione del 20% di Tel Aviv, sì, questi hanno questa sensazione di isolamento e una parte molto rilevante, di cui adesso io non so percentuale a memoria, pensa seriamente di trasferirsi, di andarsene dal paese. Ma ci pensava già prima, quando Netanyahu era in guerra con i manifestanti per la sua riforma, per lottare per la sua riforma della Corte Suprema. Sì. Okay? Però le altre 2 parti della popolazione, cioè gli Haredim e gli ultranazionalisti, a loro non gliene frega niente del resto del mondo. Perché loro già prima erano in una posizione
di antagonismo e di isolamento. Allora, la dinamica degli Haredim è quella di essere diventati una parte molto importante della popolazione per il loro alto tasso di natalità. Per quanto riguarda gli ultranazionalisti, anche loro hanno un tasso di natalità alto in alcune parti, però loro hanno contato molto anche sull'immigrazione dalla Russia e dai paesi europei, soprattutto dalla Russia, ma anche dal centro, Asia centrale, Russia, Ucraina, moltissimi dall'Ucraina. Questi, Russia, Bielorussia, così, questi non hanno niente di occidentale, nel senso che sono dei nazionalisti religiosi a cui sommano la loro mentalità da russi. Ok? Infatti è sempre interessante la relazione Israele-Russia, che ha questa ambiguità anche per questa ragione qui. Sì, perché questi sono russi. Il prototipo, diciamo, il campione di questo è Lieberman, è l'ex ministro Lieberman. Lui si chiama Lieberman, sembra che abbia un nome germanico così, però proviene dalla Russia ed è immigrato in Israele nel 79, è stato ministro, però ha rotto con Netanyahu perché lui comunque appartiene a quel nazionalismo che si mantiene laico. Questo gruppo di ultranazionalisti laici, diciamo così, è stato sconfitto dalla fazione, dalla sottofazione degli ultranazionalisti religiosi. E anche Ariel Sharon, ministro, cioè il primo ministro estremista generale, era un russo, aveva un nome russo, non mi ricordo, non si chiamava Sharon, si chiamava in un altro modo, eppure la Golda Meir si chiamava, era la signora Meyerson, era ucraina. Sono persone con una genuina cultura dalle radici reazionarie, est-europee reazionarie. Questi gruppi oramai sono assolutamente prevalenti nella demografia di Israele. Questi gruppi, rispetto ad altri, rispetto alla parte, sia la parte araba, per certi versi, sia il settore, diciamo, dei laici, progressisti, hanno proprio un'idea di Stato diversa, un modello di Stato incompatibile. Tra parentesi, detto che in Israele non c'è neanche il matrimonio civile, cioè non esiste il matrimonio civile, per dire. È una delle... Non esiste neanche una Costituzione, perché la Costituzione dovrebbe dare... è una scelta... Il matrimonio civile non esiste perché se esistesse il matrimonio civile si dovrebbero dare diritti civili in modo uguale e ci sarebbe un favorire quello che loro chiamano il travaso demografico, ci sarebbe un favorire ci sarebbe una rottura dell'endogamia dei gruppi. Quindi ci sarebbe una contaminazione. L'istituzione matrimonio civile richiama a uno Stato laico che in Israele non c'è e non deve esserci, perché non tutti i settori lo vogliono. Di fatto, se tu ti sposi in ambito religioso, devi sottostare a leggi religiose, proprio come leggi in Israele. E la caratteristica di Stato fallito in Israele non è soltanto politica, sul piano politico come la sto descrivendo, è anche sul piano del controllo territoriale. Cioè in Israele ci sono delle parti di città, nonostante sia un paese molto piccolo, i quartieri vicinissimi, apparentemente vicinissimi, sono lontanissimi, nel senso che nessuno va di un quartiere, va in un qualche altro quartiere, ma nel senso che non ci va neanche la polizia molto spesso. E ci sono delle aree dove non c'è legge, dove non c'è la polizia, dove non c'è niente a norma,
È successo, per esempio, qualche anno fa che ci sono stati centinaia di morti alla festa degli Haredim che si celebra sul monte Meron, perché sono saliti su un palco a ballare, il palco è crollato, sono stati schiacciati dalla folla. Non c'era niente a norma, non c'era nessun poliziotto da quelle parti. Nei settori arabi, nelle città arabe, c'è una mafia rampante, omicidi tranquilli con le gang che prendono il controllo dei quartieri, cioè tu devi pagare il pizzo, ci sono proprio delinquenti che taglieggiano, che fanno della mafia, che controllano le vie, e la polizia israeliana non ci va. E al capo della polizia, che è il ministro Ben-Gvir, ministro dell'interno, va bene così, non gliene frega niente, perché se la mafia ammazza gli arabi, tanto sono arabi, capisci? Proprio non va a cercare. E come Stato, è uno Stato che è fallito. Oltre a questo, è uno Stato che istituzionalmente è debolissimo. Confronto all'Italia, no? Per dire, noi abbiamo la Corte di Cassazione, che è tutto un carrozzone complicato, poi abbiamo la Corte Costituzionale, non c'è niente del genere, non c'è la Corte Costituzionale e non c'è la Costituzione, c'è soltanto la Corte Suprema, che però è qualche cosa che ha una struttura fragilissima, è solo 12 giudici a vita che prendono una decisione ogni tanto, e di fatto il ruolo della Corte Suprema in Israele sopperisce alla Costituzione, cioè crea articoli di forma costituzionale, crea interpretazioni che hanno valore costituzionale, perché un'altra cosa che non c'è è una Costituzione. Per non parlare dell'istituzione governativa, cioè abbiamo un governo, prima di questo governo Netanyahu c'era stato un altro governo Netanyahu, ci sono stati 5 governi israeliani, cioè con 5 elezioni in 5 anni. Quindi una democrazia, tra virgolette, profondamente disfunzionale. Sì. E anche oltre che una etnocrazia. Quindi qualcosa che in realtà non funziona né sul piano territoriale. Israele ha una sola istituzione. Israele ha una sola istituzione affidabile, vagamente affidabile, che è l'esercito. L'IDF. L'esercito, solo l'IDF. Ma io avrei un'obiezione da fare, perché in realtà la flessibilità istituzionale è ottima in questo tipo di regime ibrido o, se proprio vogliamo, democrazia in fase di consolidamento, perché fa in modo che tu possa cambiare anche radicalmente il modo in cui normi, gestisci il paese. E quindi, per esempio, se si ha un aumento di nascite di un certo settore, come abbiamo chiamati prima, in tot anni si potrebbe proprio cambiare completamente l'assetto, cioè creare un assetto costituzionale, cambiare completamente il modo in cui si gestisce il paese, Certo. E questo significa modellarlo come si vuole. Cioè, fare un esempio, lo Saluto Albertino ha fatto in modo che il fascismo indisturbato cambiasse tutto. Sì, e quindi infatti il problema è che è un'opportunità, ma è anche un rischio. Cioè, è verissimo. No, è perché diciamo che io sarei cauto nel dire è uno stato fallito, perché potrebbe da quel fallimento creare qualcosa di molto più mostruoso di quello che è. Sì, è vero, però c'è un'altra componente del quadro, che è la sua, tra virgolette, occupazione dei territori di Gerusalemme Est e della Cisgiordania, che è parte di un regime complessivo di apartheid. Questa occupazione è in realtà un'annessione di fatto, un'annessione strisciante, ed è un sistema di apartheid che potenzialmente porta con sé una possibilità di cambio degli equilibri demografici, perché tu capisci che in questo momento 700.000 coloni 750.000 coloni che vivono a Gerusalemme Est e Cisgiordania, gli israeliani non si potranno più sgomberare. Israele non riesce più a
invertire e affermare questa occupazione. Questa occupazione è un'annessione che diventerà necessariamente definitiva. Non è possibile creare 2 stati. Non è possibile creare un altro stato. Non è possibile per una quantità di ragioni, però anche per questa dinamica politica territoriale, che è un meccanismo, è un sistema autotropico, cioè si alimenta da solo. E oltretutto, se noi guardiamo l'esercito israeliano che combatte a Gaza, 60, per esempio, i 60.000 che adesso stanno assediando, poco fa stavano assediando la Gaza City, la metà di questi, anzi più della metà, sono coloni. Più della metà di questi, cioè l'esercito non riflette la composizione demografica complessiva di Israele, ma ha una componente preponderante rispetto ai coloni. Che è anche ottimo dal punto di vista della distruzione, perché se metti delle persone che sono molto più radicalizzate e che tra l'altro i coloni quasi sicuramente hanno già oltre ad avere l'addestramento militare, hanno anche una certa padronanza con la morte e con delle tattiche di terrorismo, possiamo chiamarlo così, è ottimo, cioè è efficiente. Non lo so se sono efficienti, se hanno una padronanza militare o una conoscenza delle tattiche di terrorismo. Quello che so è che loro hanno una chiara idea. No, più che altro non tanto la conoscenza, la socializzazione. Cioè, se già da quando nasci sai che sei in un territorio che non è tuo e che loro hanno una forma mentis genocida. Molto semplicemente, la loro forma mentis è quella che gli arabi devono sparire. O noi o loro. Io la chiamerei la forma mentis della paranoia, che fa in modo che tu, per forza di cose, ti senti il nemico di tutti e per forza di cose questo fa in modo che aumenta appunto. Cioè, questi soldati, scusami, questi soldati sono soldati un po' tra virgolette, nel senso che loro hanno ben chiaro fin da piccoli che il loro nemico sono i civili. Questo è perché non li vedono come civili, certo. Li vedono come etnia che fa parte di un male assoluto. Il nemico, esatto, il nemico è quella cosa lì, quella popolazione lì. Certo. Questa è la forma mentis del soldato israeliano, in particolare colono. Uh-huh. Ed è una forma mentis talmente inveterata che è presente da prima di entrare nell'esercito. L'esercito, che non è un esercito, sono le forze di difesa israeliane, quindi e nelle forze di difesa israeliane entri ma non esci, nel senso che chi entra poi montato, arrivato il suo congedo, è un riservista, è sempre potenzialmente richiamabile. Uh-huh. E quindi capisci che anche quei giovani che andavano al Nova Festival, pur con la loro possibile mentalità progressista di persone che vanno a divertirsi, ancorché alle porte di un campo di concentramento di Gaza, erano in realtà riservisti. Cioè erano persone in qualsiasi momento, ipoteticamente potevano essere richiamati, cioè non ipoteticamente. Dal punto di vista di Hamas, dal punto di vista del combattente, del miliziano palestinesi, quelli sono persone che devi catturare oppure eliminare, cioè, perché comunque quelli sono tutti sempre parte dell'organizzazione IDF, che per loro è un'organizzazione terroristica. Non è solo esercito, è un'organizzazione, non per loro, per la legge internazionale, l'IDF è un'organizzazione criminale perché il sistema di occupazione e di apartheid sono sistemi criminali. Uh-huh. La principale funzione dell'IDF è quella di proteggere gli insediamenti da molti decenni. Cioè, diciamo che
diciamo che tra tutte le argomentazioni io non sceglierei questa, perché anche se magari tecnicamente corretta, cioè in uno stato dove tutti quanti sono cioè anche le aziende sono strutturate per essere No, dal punto di delle vista cellule ti stavo no, no, segnalando il ma punto di vista. dico, io sto dicendo, dato che hai uno stato comunque che ha delle aziende che sono strutturate per essere riconvertite molto facilmente in funzione bellica, per servire l'intelligence, eccetera, per funzioni logistiche, è abbastanza ovvio che ogni componente è di per sé cioè è difficile trovare dei civili, tra virgolette, puri. Però, appunto, diciamo che non userei questo argomento perché è molto facile fare fare i copycat, fare la copia e usarlo per i palestinesi, perché uno inizia a dire tutta la cultura legata all'odio verso gli ebrei, i passi coranici usati come strumentali. Il prima che venisse modificato, statuto di Hamas, che diceva che... Cioè, diciamo che è un'argomentazione magari tecnicamente corretta, non l'userei in questo ambiente anche perché è facilmente fraintendibile. E al posto di dire per loro vedono la realtà in questo modo, viene quasi a crearsi per un effetto framing e semplificazione, questa è la realtà, ovvero hanno quasi fatto bene, perché sai che ogni volta che si comunica un'informazione è molto facile cadere in queste ambiguità. Purtroppo il paradosso di trovarsi in una situazione così polarizzata e paradossalmente, cioè, è proprio questo, che ad un certo punto le argomentazioni diventano simmetriche. Sì. Se tu e questa è una cosa che tra l'altro a me è capitato di averla vissuta in un modo strano, a Genova nel 2001. La polizia praticamente mi ha sparato addosso lacrimogeni ad altezza d'uomo, ci sono stati delle violenze indescrivibili e È io mi ampiamente ricordo documentato, purtroppo. sì, è ampiamente documentato adesso, però Sì, nel sì, momento sì. era stato veniva tutto negato, Certamente, eravamo certamente. tutti dei millantatori, però quello che ricordo è che io in quel momento cioè intorno a me, io ero preoccupato perché avevo un gruppo di persone che dovevo contribuire a portare, diciamo, a casa, e avevo in questa guerriglia, diciamo così, a un certo punto ho guardato e ho pensato: "Forse dovrei prendere anch'io una pietra, un San Pietrino e combattere anch'io e Sì, sì, menarli 'sti sì. poliziotti", Sì, no? sì, sì. È proprio un meccanismo del cervello. Cioè, Beh, o sì, o combatti o fuggi, o combatti o fuggi. Cioè, quando perché l'amigdala io in quel momento posso chiamare la polizia per risolvere il sì, problema, sì, perché la non puoi far polizia niente, contro di me, assolutamente. quindi la legge non c'è più. L'unica legge che io ho a disposizione è la violenza, cioè la stessa cosa che fanno loro, ma questo sul momento non mi ha turbato subito, però l'avere pensato, l'avere avuto questo pensiero è stato il Mh-mh. mio trauma, con il Mh-mh-mh. tempo dopo, perché ho visto me preso, catturato dentro una spirale, catturato in una trappola da cui non si può uscire. Nel senso che io in una situazione del genere tu puoi solo accettare puoi accettare l'imposizione del tuo avversario che non ci sono regole, cioè se il tuo Certo. avversario decide che si gioca con le regole del terrorismo, devi fare il terrorismo. Ma questa cosa sta, adesso che stiamo andando verso la fine della live, facciamo anche una bibliografia, una cosa. Io c'ho questo, lo ripropongo il librino di Fanon. La prima parte di questo librino parla di questa. Fanon è uno psichiatra, era uno psichiatra, parla proprio si sofferma sulle problematiche di questo paradosso, che ha a che fare anche cioè, ha a che fare con l'Occidente, ma nel momento in cui saltano le regole, nel momento in cui saltano le garanzie del diritto, tu passi, come dire, puoi avere ragione soltanto passando dalla parte del torto, ti viene è una cosa che ti... Potremmo Non dire so che come...
l'unica legittimità resta la pura forza, cioè perché non hai altra legge sostanzialmente. Cioè, Sì, gli stati odierni si creano con il monopolio della forza legittima. Questo è una cosa che in pochi legittimo vuol dire dicono. accettata però, cioè Esattamente, sì, legittimo vuol dire accettata. esattamente. Tutti Quindi quanti teoricamente filosoficamente sì. Dovrebbe così, essere accettato che il poliziotto è l'unico, il poliziotto e sì, l'esercito, il carabiniere, le forze dell'ordine in generale, sì, i militari, sono gli unici che possono esercitare la forza, anche mortale, fatale, con sì, delle regole condivise teoricamente da tutti, il Parlamento, c'è tutta la costruzione democratica, no? Quando sì, questo viene meno per forza di cose anche la legittimità unica, cioè la legittimità diventa anche individuale. Se non hai più. esatto. Quindi sì, assolutamente. E quello che dice Fanon in questo librino qui, il primo capitolo, la prima delle 3 parti di cui si chiama Della violenza. Essenzialmente ti dice: guarda che nelle guerre di liberazione coloniale, Mhm. poi in particolare, eh, non puoi combattere, non puoi, diciamo così, non puoi fare una guerra rispettando le regole, come dire, le regole della civiltà di cui gli stati civili occidentali parlano presentandole come universali, in realtà non sono universali, nel senso che loro le presentano come universali perché loro vorrebbero che gli altri le seguissero, ma Mhm. emerge nella realtà coloniale che si tratta di una menzogna, che si tratta di un'impostura. E nella guerra coloniale per forza salta questa impostura, per forza si tratta di una guerra violenta e di una guerra violenta senza le regole, diciamo, cavalleresche della guerra. eh, Certo, e non sì, ma solo, anche per la simmetria. anche la morale ne risente. Infatti i popoli che si liberano dalla colonizzazione, che dice Fanon, non saranno popoli democratici, saranno sempre comunque popoli dove i regimi saranno a sua volta regimi più o meno dittatoriali, violenti, e quindi non possiamo aspettarci comunque che eventualmente, se ipoteticamente in astratto ci fosse uno Stato palestinese che si riesce a liberarsi, non ci sarà uno Stato palestinese indipendente, ma noi non possiamo ipotizzare che sia democratico, perché questo è del tutto impossibile. No, sarebbe uno Stato ovviamente con dei regimi violenti, dittatoriali, eh, perché non è che non è che una società si costituisce così con valori democratici. Nel momento in cui si costituisce in Stato, Mhm. ci Già sono diversa altre cosa, priorità, certo, ci sono certo. altre cose. Perché appunto non è una Però non guerra ci sarà. perché non è una guerra per l'indipendenza, è una guerra per l'autodeterminazione che è diverso, cioè non È è una una guerra. guerra per l'indipendenza e Sì, per sì, 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 l'autodeterminazione, sì, ma non però in i senso. diritti che contano sono i diritti collettivi, Mhm. non conteranno i diritti individuali, ok? Sì, sì, c'è una Eh, sacralizzazione della comunità che porta quasi certamente a regimi autoritari, a volte anche totalitari. È questo ma il. lo portano anche perché, perché i paesi, cioè la democrazia liberale, lo Stato di diritto, secondo il modello della democrazia liberale occidentale, Mhm. è una creazione, anche lo Stato in quanto tale, è una creazione della borghesia, di una borghesia occidentale, questo strano nome borghesia, so che suona un po' antiquato, però nel senso proprio che ci sono dei requisiti economici della struttura economica della società. Mhm. E deve essere una borghesia, non una borghesia qualsiasi, cioè non semplicemente persone che hanno una vita borghese, no, deve essere una borghesia che ha una sua storia di affermazione economica, Sì, sì, deve essere sì, una che va a borghesia con i sostituire mezzi. il potere precostituito Eh, a un certo per, tipo di industrializzazione. Sì, sì, perché certamente. nei paesi dove poveri o dei paesi dove c'è la borghesia occidentale, l'unica istituzione possibile molto spesso è l'esercito, tra Mhm. l'altro. E
Oppure ci sono istituzioni tradizionali, Sì, sì. che però di solito sono locali a livello tribali, cioè non hanno la caratteristica. Noi poi abbiamo l'idea che i paesi dittatoriali, cioè i paesi non costituiti con uno Stato di diritto secondo la democrazia liberale, sono una dittatura dove c'è il capo che comanda, il satrapo e tutti quanti che sono sudditi, ma anche questa è un'idea del tutto Sì, sì. falsa. Irreale, sì, sì. In realtà i regimi autoritari sono regimi che possono avere lo stesso grado di complessità e lo stesso grado anche di partecipazione, di dibattito interno che c'è nei regimi democratici, solamente che non ci sono i diritti umani, ma cioè non è che l'Iran, attualmente la Repubblica Islamica dell'Iran, non è una dittatura, anche se è un regime autoritario, anche se è un regime eh, non, Democratico. non liberale, Non liberale, certo. sì, non liberale, è un regime che ha degli elementi democratici e ha un'architettura istituzionale complessa, in realtà anche parecchio complessa. Mhm. E, e- e anche per questo non sarà tanto facile, non sarà tanto facile, Sì, sì, beh, non ma sarà tanto basterebbe fare anche il modo in cui l'esempio pensi. basterebbe anche fare l'esempio del fascismo che aveva le tre facce: re, Vaticano e poi duce. Che in realtà già lì lui voleva essere un totalitarismo, ma non c'è mai riuscito. E quindi anche in diciamo, il padre teoricamente di tutti i fascisti, di tutti i fascismi, non era veramente totalitario, non era veramente una dittatura personalistica al 100%. Già con Hitler era diverso perché aveva molti più poteri, una centralizzazione, una gerarchizzazione diversa. Sì, certamente sono presupposti culturali diversi. Comunque, anche queste dittature sono dittature o regimi totalitari dove c'è una forte base di consenso popolare, cioè Certo, i certo, certo, certo. presupposti culturali del fascismo sono presupposti molto forti. Cioè, Hitler Assolutamente. è una persona, è una figura populista. Cioè, Potremmo, non è. potremmo chiamarli napoleonici, nel senso che no, i primi plebisciti in quel modo sono sdoganati da Napoleone, che poi vengono poi Sì. ripresi. Sì, sì, sì. E cercano sempre di avere una mobilitazione anche in gran parte, cioè almeno in larga parte Cioè, costretta, in coercitiva. realtà il fascismo era costituito, diciamo, a livello dei suoi livelli più bassi Sì, da una forte mobilitazione associazionistica, sì, non sì, sì, sì. istituzionale. Erano associazioni parallele alle istituzioni formali dello Stato, i comuni, Mhm. quindi e anche il fascismo, cioè i giovani nazisti, i giovani fascisti, il gruppo l'associazione e anche i sindacati e anche le confederazioni. Mhm. Cioè, si tratta di un qualche cosa di complesso, Sì, tutto il sicuramente caso del qualche fascio cosa, locale, sì, sì, sì. sì, qualcosa di autoritario, ovviamente, però con un forte grado di partecipazione Sì, sì. e eh, non è paragonabile comunque al fascismo, cioè il fascismo è No, una no, cosa no, è e, altro, e certamente. altri, i regimi arabi sono altra cosa. Certo, E, l'unico paragone che mi sento di fare sul piano simbolico, non so se avete se sei presente, Francesco Albanese ha detto: Hamas è l'unica forza democratica eletta nella striscia, e poi ha detto: Hamas non dovete immaginarlo solo come un insieme di pericolose figure, eccetera, perché ha costruito anche scuole, era presente nelle infrastrutture, costruì sì, infrastrutture, eccetera, eccetera, eccetera. Che è un po', diciamo che lì a livello comunicativo ha fatto una corbelleria unica, perché è uguale, identico a quello che si dice del fascismo: ha fatto cose buone, ha fatto le bonifiche, No, no, ma dico che dato che ha un certo tipo di pubblico, soprattutto italiano, perché dato che lei è italiana, questa roba qui, diciamo che il parallelismo l'ha servito su un piatto d'argento lo sminuire quello che è. purtroppo, sì, purtroppo il problema è che questo, con questa comunicazione cade su delle menti, delle mentalità predisposte
in un certo modo, sono già per mentalità poi predisposti a vedere la vetrata rotta alla stazione di Certo, Milano. certo. Questa comunicazione forse l'ha espressa nel modo non migliore che poteva dire, cioè bisogna comprendere Hamas, forse può non suonare bene, eppure è proprio esattamente la stessa, diciamo, il problema è che, forse il problema di comunicazione è che focalizzarsi su Hamas può essere un po' sbagliato. Bisognerebbe però fare presente che chi parla di Hamas non lo conosce, non sa di cosa sta parlando. Hamas è effettivamente l'unica istituzione funzionante della striscia di Gaza, ma quando dico funzionante intendo dire funzionante bene. Cioè, intanto, prima di tutto, Hamas non è, e la cosa è importante da sapere, questa, non è un'organizzazione. Hamas sono due organizzazioni. Così come in Irlanda del Nord c'era l'IRA, l'IRA, l'esercito repubblicano irlandese, e lo Sinn Féin, Hamas ha l'ala politica di Hamas e le brigate Ezzedim al-Qassam, che sono un'ala militare. Queste due organizzazioni hanno due leadership diverse, hanno due linee diverse, le avevano due leadership diverse prima che venissero unificate durante la guerra, ma nell'ala politica di Hamas non c'è nessun combattente. Questo non presentare Hamas come due organizzazioni, cioè, ma anche la scelta di Hamas di presentarsi come movimento dotato di una sola sigla, in qualche modo, senza evidenziare la differenza tra l'ala militare, fa sì che nella nostra narrativa sia stato possibile fare passare questa storia per cui Hamas è un gruppo di gente armata. Non lo è. Hamas è un gruppo, è una porzione della società palestinese a Gaza, è costituita Hamas di circa 300-350.000 persone prima della guerra, cioè con le gruppi, cioè persone in qualche modo inquadrate a Hamas e le loro famiglie. Quindi, mentre le persone armate diciamo, arruolate nelle brigate Ezzedim al-Qassam sono circa 40.000, tra i 37.000 e i 40.000, quindi stiamo parlando di un rapporto quasi, insomma, 1 a 8. La maggior parte delle persone di Hamas erano non combattenti, erano persone dedicate a attività esclusivamente civili. Esclusivamente civili significa insegnanti di scuola, professori universitari, vigili urbani, ingegneri, cioè tutte le figure istituzionali che costituiscono, che fanno funzionare i principali snodi dello Stato, anche dall'Istituto di Statistica, quello che dirige l'acquedotto. E questo consente a Israele di chiamare guerriglieri, chiamare terroristi chiunque. Certo. Anche perché chiunque può essere alla lontana in qualche modo avvicinato a qualcuno che ha a che fare con l'amministrazione, cioè chiunque abbia a che fare con l'amministrazione, anche un po' così dall'esterno, viene associato a Hamas, quindi viene associato alla parte combattente. Prima di tutto, quindi non si sa, non si conosce, non si sa, non è conosciuta, ancora meno l'Occidente conosce Hezbollah. Hezbollah è completamente diverso da Hamas. Ad ogni modo, Hamas, su questo, sì, ha ragione Francesca Albanese. Guardate che Hamas è un insieme di persone inquadrate in un'amministrazione. È così, per la maggior parte. Non c'è persone dubbio. Che non sanno mai, non hanno mai preso in Sì, mano un'arma. Infatti la mia critica era sul framing, cioè proprio sì. dato il contesto odierno, diciamo che non è saggio, bisogna sempre fare 1000 precisazioni. Niente, mi sa che dopo forse 2 ore meglio che noi possiamo facciamo chiudere la conclusione. Io concludo, cioè da parte mia, non so chi saranno quei masochisti che hanno seguito questa live e che masochisti che la riguarderanno, però
io, cioè, siccome la Palestina è un argomento veramente tanto complesso, è un argomento su cui c'è una bibliografia. A me piace dare una bibliografia. Mhm. Io, per esempio, a me piace molto questo libro, ma in generale questo autore, cioè mi piace questo libro, si chiama Terra Contesa di Lorenzo Camel, però questo libro è un libro molto difficile per chi non ha mai, per chi non sa niente di Palestina. C'è un altro libro però di Lorenzo Camel, che è un libro in Audi piccolino, che si chiama Israele e Palestina in 36 domande o risposte, 36 domande e risposte, che è uno di quei librini bianchi in Audi, come si chiamano le vele in Audi, Mhm. e eh, quello lì lo consiglio a chiunque di leggere cioè, lo consiglio a chi pensa, cioè lo consiglierei se ci fossero delle persone di quell'altra parte che, che, Sono perché scettiche è in su... grado cioè, sì, che sono di quelli che appartengono all'altra narrativa. mhm. Lorenzo Camere è torinese. Un altro libro sulla storia, cioè io faccio un libro recente sulla storia della Palestina, che è i palestinesi. Questo è di Maher Sharif e Issam Nassar. Questo è un libro che a me piace abbastanza. C'è uno di storia recente. Altri non li ho qui, per esempio quello di Vercelli, Claudio Vercelli, che è quello considerato più filo israeliano, e qui non ce l'ho, poi in Audi è uscito quello nuovo che parla del 7 ottobre, eccetera. Secondo me, poi, quello che a me è piaciuto di più da quando l'ho letto quando ero piccolo, Mhm. Edward Said, La questione palestinese. Basta, non so, Diciamo, io da solo basta, no? Se uno vuole, però ce ne sono tantissimi, ce ne sono veramente tantissimi. E sia sull'apartheid, sia diciamo di qualche anno fa, sia recenti sul genocidio a Gaza. E niente, noi abbiamo fatto una chiacchierata, come si può dire, un po' intimista, un po' riflessiva, mhm. un po' che coincide il sonno, quindi non quella bella cosa Botta e risposta. Sì. antagonistica che tira fuori i fatti, eccetera. Mhm. Per cui non so chi Avrà non il so coraggio quanto di... sì, non so quanto siam stati noiosi sinceramente, perché siamo andati un po' troppo sui massimi sistemi a parlare così. Però, ecco, è già io ho bisogno di qualcuno con cui cioè vado meglio comunque se ho Mhm. qualcuno con cui confrontarmi, o almeno penso. Proverò a fare dei video anche da solo, Mm. vediamo se riesco a seguire il filo di un argomento. Però ecco quanto. Dimmi tu, ti lasciamo la chiusura. Beh, io direi, io direi per ricollegarmi alla questione di Trump, che abbiamo in realtà toccato molto poco, Per che fortuna. sì, sì, ma c'è un... Diciamo che una delle cose che viene meno in rilievo è quanto Trump nei suoi comportamenti sia quasi un bambino, cioè sia assimilabile. La personalità di Trump è assurda al potere degli Stati Uniti d'America. E il modo in cui proprio in modo emotivo vuole il Nobel, vuole tutta una serie di riconoscimenti per aver fermato chissà quali guerre. Ed è l'uomo della provvidenza di Netanyahu. E quindi diciamo che viviamo in un'epoca che sembra quasi distopica. Quasi, siamo, se togliamo il quasi. Non so se avete presente la conversazione che hanno avuto sulle armi. Ti abbiamo fornito armi di cui io neanche sapevo il nome, ha detto Trump a Netanyahu, Sì, e l'hai ridendo. usate bene,
Sì. Sì, sì, le hai usate bene, esattamente. Quindi io diciamo che terrei questa come chiusura per ricordarci di che tipo di pace stiamo parlando. Sì, non è una pace chiaramente, Sì. non è una pace, Anche perché dopo c'è anche la questione che Israele è talmente, cioè non vuole neanche prendersi la responsabilità di dire va bene, facciamo finta che la Palestina non esista più, annetto i territori e tutti diventano cittadini. Cioè, perché quello è il grande problema, che loro non vogliono gestire nessuno, non vogliono dare diritti a nessuno, non vogliono avere responsabilità di questo tipo. Per loro va molto meglio o avere la nazione del nemico e adesso invece far finta di arretrare, poi chissà che altre macchinazioni studieranno per fare in modo che la vita lì diventi invivibile. no, io come ho detto, il paese, lo Stato di Israele, secondo me, strutturalmente non ha futuro. Intendo dire uno Stato fallito, nel Mhm, senso che come Stato non ha futuro. mhm, Si accusano i pro-Pal di volere la distruzione dello Stato di Israele, di volere la cancellazione dello Stato di Israele, cosa che in parte è vera, ma sarebbe più corretto dire che non è che io non voglio che Israele esista, è che Israele non sarà capace di esistere. Una volta che il tema dei diritti dei palestinesi dovesse effettivamente arrivare al pettine ed essere preso seriamente dai paesi dell'Occidente, se mai esisterà l'Occidente ancora a breve, mhm. ma se in qualche modo la cosa dovesse avere uno sbocco dove si reclama quanto è dovuto, in realtà Israele semplicemente non è capace di esistere, ma non sarebbe capace di esistere neanche, appunto, per come ho detto, per le sue caratteristiche interne. Perché, perché come Stato è capace di esistere, cioè continuerebbe ad esistere, ma non sarebbe più possibile considerarlo come simile all'Occidente, Mhm, anche se certo. non sappiamo come diventeremo noi, considerato la Sì, strada su cui diciamo che siamo l'unico modo in andati. cui Israele ha senso che esista è se ha una ristrutturazione interna, una riforma interna talmente elevata, quasi una rivoluzione interna, tale da essere totalmente dissimile dall'Israele che conosciamo. Quindi c'è un Israele che rispetta i diritti umani, non è Israele. Potremmo riassumerla Esattamente, non così. potrebbe essere cioè il sionismo, Sì, ma l'esistenza di Israele così com'è, come Stato, non è compatibile con l'esistenza dei diritti dei palestinesi. a meno che appunto non abbia un'altra entità che chiami Israele, che ha solo il nome uguale, ma è un'altra cosa. Sì, deve essere uno Stato non sionista, chiaramente. Esattamente. Eh, e questo è quanto. Sì. Diciamo ciao Grazie ciao ai per nostri seguito ascoltatori del finora. futuro e quindi niente, io mi sono divertito abbastanza, è stata una cosa rilassante. Ciao ciao a tutti. Anch'io, Saverio un po' meno perché sta dormendo. Poi- Arrivederci. Ciao ciao.